Ragazzi, non so davvero cosa dirvi, ma DJI credo si stia dando la zappa sui piedi da sola. Infatti dopo il DJI Mini S6, ve ne ho parlato in tempi non sospetti in questo video, è di poche ore fa la notizia che anche il DJI Mini 2 è ufficialmente fuori dal listino, fuori dal catalogo ufficiale DJI. Ma cosa significa questo? Beh, prima di spiegarvelo vi invito ad entrare nel mio canale Telegram ufficiale, linkato qui sotto in descrizione video e nelle schede qui in alto, in modo da restare sempre aggiornati su notizie dal canale e tante offerte dal mondo della tecnologia. Ora veniamo ai fatti. Beh, semplicemente si è ripetuta la storia del DJI Mini SE. Vi dissi che non era più possibile acquistarlo tramite Amazon, se ne trovavano pochissimi esemplari sul sito ufficiale, anche se credo si trattasse sostanzialmente di fondi di magazzino da smaltire. Il drone entry level più economico e a mio parere più conveniente del catalogo DJI è rimosso dal listino ufficiale. Per quale motivo? Beh, l'azienda non l'ha comunicato, io sostengo, poi potrei sbagliarmi, che rischiavano di farsi concorrenza da soli tra i vari modelli. Bene, dopo il DJI Mini SE, ora ad entrare ufficialmente nel cimitero DJI tocca al DJI Mini 2. A poco più di 2 anni dalla sua entrata in commercio non è più infatti possibile acquistarlo almeno dal sito ufficiale. E a patto che non ci siano altri fondi di magazzino da smaltire, sostanzialmente DJI non lo sta più producendo nella catena in fabbrica. E cosa comporta tutto ciò? Beh amici, comporta che aumenta quanto dobbiamo spendere per entrare nella famiglia DJI con droni sotto i 250 grammi. Ora si parla di DJI Mini 3, che sapete costa 600 e passa euro, oppure il DJI Mini 3 Pro. A patto che DJI non se ne esca con un nuovo DJI Mini SE2, ma la vedo abbastanza improbabile nel breve periodo. Il DJI Mini 2 era un ottimo drone entry level, per alcuni aspetti anche superiore al DJI Mini 3 e il DJI Mini 3 Pro, ve ne parlo tra un istante, e ora non è più possibile acquistarlo. Anche se c'è ancora qualche esemplare nella sua versione combo in offerta su Amazon, quindi amici fate in fretta, vi lascio il link qui sotto in descrizione video se volete acquistarlo. Penso che il valore di questo drone, come quello del DJI Mini SE, ora che uscirà ufficialmente dal catalogo ufficiale DJI, tenderà ad aumentare, quindi decidete voi se è il momento giusto per acquistarlo oppure no. Ragazzi, dimenticavo di aggiungere un altro dettaglio comunque molto importante legato a questa vicenda, ovvero quello degli accessori e ricambi. Ora c'è il concreto rischio di non trovare più in commercio nemmeno batterie ed eliche originali sostitutive per i nostri DJI Mini, DJI Mini SE e DJI Mini 2. Diciamo che per legge, almeno qui in Italia, un'azienda dovrebbe garantire i ricambi per un certo numero di anni, mi sembra 5, correggetemi se sbaglio, vedremo DJI come si comporterà. Comunque questo è un rischio davvero gravissimo e per un drone uscito appena 2 anni fa è scandaloso. Comunque, perché DJI sta facendo tutto questo? Beh, penso si sia fatta un po' di conti in tasca e si sia resa conto che si stava facendo un po' di concorrenza interna e quindi ha deciso di mantenere unicamente i suoi DJI Mini di fascia alta. Si vede che probabilmente i profitti di un DJI Mini SE e di un DJI Mini 2 non erano così importanti, o almeno questa è la mia idea, poi potrei sbagliarmi. Ma quel che perdiamo non è solo un drone, anzi 2 droni, ma è anche la possibilità di utilizzare gli SDK sulla serie Mini. Infatti il DJI Mini 3 e il DJI Mini 3 Pro non supportano SDK, il DJI Mini 2 e il DJI Mini SE sì. Tramite SDK era possibile programmare e far funzionare i nostri droni con applicazioni di terze parti come ad esempio Litchi, che non servono solo per fare roba illegale, ma servono anche per programmare fotogrammetria e per lavorare in certi scenari che la DJI Fly nella sua semplicità non supporta o comunque richiede molto più lavoro. Quindi questa è una pessima notizia. Per lavorare con certi software in certi modi dovremo acquistare un DJI Mini 2 o un DJI Mini SE usato magari a cifre assurde. Sul DJI Mini 3, DJI Mini 3 Pro non è possibile utilizzare applicazioni di terze parti perché non sono supportati ufficialmente gli SDK. Vabbè ragazzi, questo è tutto. Cos'altro posso dirvi? Beh, DJI si sta dando un po' la zappa sui piedi da sola e mi dispiace molto. Secondo me almeno un drone di fascia, non dico economica come il DJI Mini SE, ma
fascia media sui 400 euro, 350, deve esserci. Ora, si parte davvero sparando alto e spendere quasi uno stipendio intero per un drone non è il massimo, specialmente per chi non ci lavora. Vabbè ragazzi, fatemi sapere ora voi cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto. In descrizione del video vi lascio un po' di link per acquistare alcuni droni che vi consiglio, di Gemini 2 finché disponibili, micro SD, powerbank, landing pad, eccetera eccetera. Link per il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e la mia pagina Instagram Michele Pesole. Vi aspetto numerosi, un bel like per supportarmi, iscrivetevi al canale, condividete questa notizia a tutti i vostri amici. Io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e buon volo.